La rianimazione è una realtà dura, difficile da accettare, ma in certi casi è l'unica possibilità per continuare a vivere. Quando una persona ha un incidente, una malattia acuta, una grossa operazione chirurgica, quando c'è un organo vitale che non funziona, si viene ricoverati qui. Ci sono macchinari e medicine molto potenti che hanno bisogno di un controllo continuo. Lo scopo è quello di dare tempo ad una persona gravemente malata perché possa guarire e tornare a vivere. Mi chiamo Giovanni, sono un medico rianimatore e ricercatore universitario. Insieme ad alcuni colleghi ho progettato e realizzato questo sito internet per i parenti di chi è ricoverato in terapia intensiva. Avere un proprio caro in rianimazione, un'esperienza che nessuno vorrebbe vivere, può avere un esito drammatico. Molto spesso cambia il modo di vivere, di considerare la vita. Noi medici ed infermieri di terapia intensiva abbiamo scelto una professione difficile ed importante. Nell'offrire ad ogni paziente le cure più appropriate, ci avviciniamo a uomini e donne che sperimentano grande sofferenza, sgomento ed incertezza. Se un paziente viene ricoverato qui, vuol dire che sta rischiando di morire. Il nostro desiderio è di essere vicino ai pazienti ed ai congiunti, di essere professionali e presenti, perché il sapere di non essere soli davanti alla malattia può lenire la sofferenza, può diminuire la paura, che è normale avere quando si entra in terapia intensiva. Questo è lo scopo anche di questo sito internet. Spiegare ciò che succede in un ambiente non conosciuto, difficile da comprendere, che ha delle regole tutte rivolte a salvare la vita quando è possibile o almeno ad alleviare la sofferenza. Nel sito intensiva.it potrai trovare alcune spiegazioni, varie fotografie, delle indicazioni pratiche perché il tuo contatto con la terapia intensiva sia il meno traumatico possibile. Non troverai invece delle spiegazioni sulle malattie o sulle probabilità di sopravvivere. Internet non è il posto dove cercare queste cose. Vorremmo incontrare le paure e le aspettative, che sono normali in ogni congiunto di chi è ricoverato qui. Si può sperare ed allo stesso tempo comprendere ed accettare la realtà dei fatti. Questo non è il momento di perdere le speranze. È necessario guardare in faccia onestamente la realtà ed i rischi che si stanno correndo, senza illusioni e soprattutto senza sentirsi soli. Sappiamo che le emozioni negative sono molto forti e rischiano di lasciare un segno anche a distanza. La guarigione inizia con la presenza. Presenza vicino al proprio caro, presenza degli operatori che condividono un percorso difficile. Sfoglia le pagine di questo sito per conoscere razionalmente cos'è la rianimazione e ancora di più per comprendere meglio le tue emozioni e per non sentirti solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime e i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli.
scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con i